Bentrovati amici, oggi ho una cosa eccezionale, una cosa spettacolare, la Phalaenopsis panterina. Questa è una specie botanica, perché si chiama panterina, l'ho visto su Google, perché il disegno sembra quello del manto della pantera. È spettacolare, è botanica. Vi voglio semplicemente invitare a prenderle. Perché? Perché a confronto abbiamo le ibride, guardate che cascata di fiori, però queste ibride, tutto quello che voi vedete di ibrido vengono dalle botaniche. E quindi, siccome è meravigliosa e siccome è di una facilità estrema, io devo per forza convincervi, non posso fare nient'altro. Allora, quando l'ho presa questa dalla Varesina Orchidee, aveva già finito la fioritura, perché lo stelo floreale era quello vecchio e non l'ho tagliato, e vale lo stesso principio di queste, che sono le ibride. Cioè, se voi lo stelo non lo tagliate, lo lasciate stare, i fiori cadono e ricaccia negli anni che verranno, può ricacciare, assolutamente ricaccia. Oppure voi lo tagliate completamente giù alla base, lo tagliate qui e poi la pianta ne ricaccerà un altro di stelo, no? Al lato, dal lato opposto. Questo qui non è stato tagliato perché io non avevo esperienza se tagliarlo o meno, non sapendo l'ho lasciato. E a distanza, eccola qui, è venuta fuori la panterina, la panterona, guardate quanto è bella. Vedete, quindi è risbocciata sullo stelo vecchio che io non ho tagliato e, come succede sulle altre, lo stelo vecchio riproduce nuovi fiori dalla fine dello stelo, non dalla base, perché chiaramente dalla base può cacciare, come vedete sotto, può cacciare, se vedete sotto, una nuova infiorescenza che è questa qua. Eccola qua, si vede poco, ma eccola. Da lì caccerà un nuovo stelo. Funziona esattamente come per le ibride. Però il fatto è che io pensavo, come ho detto in altri video, che sarebbe stato difficile, complicato tenerle, perché qua, perché sopra e sotto, ma in realtà è una cosa semplicissima e facilissima. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Eccomi di nuovo. Allora, questa è la Bastiani e ho fatto il video, è un'orchidea fantastica, sia come colori che come tutto. È eccezionale, fantastica, speciale. L'abbinamento dei colori che la natura crea è qualcosa di spettacolare. Quella è la panterina, questa è la panterina, abbiamo fatto il video oggi, e questa qui è la Cornucervi cattelate. Allora, guardate che queste sono tutte e tre botaniche. Questo è il fiore nuovo qui in mezzo che uscirà. Guardate che specialità, che bellezza, che unicità di colori. Ve le faccio vedere a confronto, anche se nel video di oggi parliamo di lei, che è la panterina. Guardate che coltivate nel vaso di terracotta, lo dirò sempre, è impossibile che fate errori. Quindi per chi non ha esperienza, anziché il solito parquet, che a me personalmente piace molto poco, anzi quasi per niente, nello sfagno non fate errori nel vaso di terracotta. Se le mettete nel vaso di plastica rimangono più bagnate e se non siete bravi marciscono. Qui è difficile che possano marcire, perché se anche voi buttate giù acqua in quantità, tanto c'è il vaso di terracotta che vi aiuta. Allora, la rifaccio vedere a conclusione del video. Ecco, se avete dubbi non abbiateli, perché è qualcosa di spettacolare, di speciale, e vedete la natura e sappiate che i prezzi sono gli stessi delle ibride. E è vero che il mondo delle ibride è un mondo che potete creare meraviglie, però se fate un attimo un giro qua con le botaniche, tra la Bastiani e la panterina, credo che rimarrete abbastanza soddisfatti e innamorati. Quindi decidetevi,
non perdete tempo, trovatele e appena potrò allestirò anch'io qualche altro spazio per loro perché è da rimanere ammaliati. Bene, grazie di avermi seguito nel video, a breve e a presto.